Oggi vi portiamo fuori da Lubiana per una gita in giornata che sembra uscita da un libro di avventure, da un castello incastonato nella roccia a una piccola città costruita sul Mercurio, letteralmente. Siamo di base a Lubiana, saliamo in macchina e in circa un'oretta di strada tra colline, boschi e paesini arriviamo davanti al castello di Prediama, il castello nella roccia, che ha ispirato persino George Martin per i suoi libri fantasy. Immaginatevi una parete di roccia alta più di 100 metri, verticale, imponente. Nel mezzo, come se fosse cresciuto direttamente dalla montagna, il profilo di un castello medievale. Prediama è lì da oltre 800 anni, appeso a una parete di circa 123 metri ed è considerato il più grande castello grotta del mondo. Dal parcheggio lo vedete subito, sembra quasi un'illusione ottica. La parte bassa è in muratura normale, ma man mano che alzate lo sguardo, le mura si fondono con la grotta, gli ultimi piani letteralmente infilati nella bocca della caverna. Il fossato qui non è acqua ma roccia e strapiombo. Secoli fa questo bastava scoraggiare chiunque avesse cattive intenzioni. La leggenda più famosa legata al castello è quella di Erasem o Erasmo di Prediama, il cavaliere ribelle che usava il castello come base per colpire i suoi nemici e sparire grazie a passaggi segreti nella montagna. Una sorta di Robin Hood sloveno che resiste a un lunghissimo assedio proprio grazie alla posizione impossibile di questa fortezza, ma che morì per una palla di cannone che lo travolse proprio mentre era al gabinetto. È molto probabile che questo mito ha ispirato George Martin per il personaggio di Tywin Lannister, anche se non ci sono fonti confermate, ma le loro storie sono troppo simili per ignorare il parallelismo. Mentre camminate verso l'ingresso di Prediama, guardatevi intorno, prati verdi, boschi fitti, rocce che si aprono in piccole cavità. È un paesaggio carsico, tipico di questa zona della Slovenia, e Prediama ci sta perfettamente incastrato. Entrando, il castello da cartolina diventa improvvisamente molto concreto. Corridoi stretti, pavimenti in legno che scricchiolano, finestre piccole per difendersi dal freddo e dai nemici. Le sale sono arredate in stile storico, tavoli pesanti, panche, bauli, qualche suppellettile che racconta la vita quotidiana in una fortezza di frontiera. Non è un palazzo principesco pieno d'oro, ma una casa fortezza che qui doveva resistere, e resistere a lungo. È anche vero che eventuali affreschi originali se li ha mangiati l'umidità della grotta, e quindi non potevano certo arrivare a noi, ma non è esclusa la loro presenza. L'audioguida e i pannelli raccontano assedi, punizioni, storie di tradimento e vendetta che si sono consumate tra queste mura. E mentre vi affacciate dalle finestre, capite subito perché per secoli sia stato considerato quasi inespugnabile. Una delle stanze che colpisce di più è la camera da letto signorile. Non aspettatevi il lusso delle regge. C'è un grande letto con un baldacchino, un po' di mobilio essenziale e soprattutto tanto freddo d'inverno. Dalle feritoie potete immaginare arcieri e soldati che controllavano la valle. La roccia dietro le mura funzionava come una naturale corazza. Il lato esposto era uno solo, quello verso la valle, mentre tutto il resto era murato direttamente nella montagna. Il vero colpo di scena è dietro. Il castello è solo la facciata di un sistema di grotte e passaggi naturali. Proprio dietro le mura si apre la grande cavità della grotta principale, con umidità, goccioline che cadono e quel rumore ovattato tipico degli ambienti sotterranei. Da qui partono i famosi tunnel segreti. Secondo la leggenda, Erasem li usava per uscire dal castello anche durante l'assedio e ritornare carico di rifornimenti e magari di buon vino. Oggi una parte della grotta sotto il castello è visitabile, in certi periodi dell'anno è chiusa per proteggere le colonne di pipistrelli, ma anche solo affacciarsi su questo vuoto roccioso vi fa capire quanto sia unico questo posto. Prima di ripartire, fermatevi al belvedere di fronte al castello. Da un lato avete la fortezza incastonata nella roccia, dall'altro una valle morbida, prati e colline. Riprendiamo la macchina e in un'altra oretta circa di strada tra stradine panoramiche e tornanti arriviamo a Idria. Qui niente castello nella roccia. A prima vista, Geverkeneg, il castello di Idria, è un edificio massiccio, sobrio, una fortezza rinascimentale sopra una piccola collina che domina il paese. Ma dietro questo aspetto un po' discreto si nasconde una storia che ha toccato mezzo mondo, quella del Mercurio. Tutto comincia alla fine del 400, quando un bottaio che stava lavorando vicino a un ruscello vide galleggiare nell'acqua delle goccioline metalliche lucide e pesanti, e il mercurio. Da lì in poi, per oltre 500 anni, la vita di Idria ruotò attorno a questo prezioso metallo liquido. La miniera di Idria diventa la seconda più grande del mondo, insieme a quella spagnola di Almadén. Insieme riforniscono di mercurio l'Europa e le Americhe, indispensabile per l'estrazione dell'oro e dell'argento nel Nuovo Mondo. E al centro di tutto questo sistema c'era proprio il castello di Geverkeneg, il castello delle miniere.
Esso infatti non è mai stato residenza di una famiglia nobile, è un castello minerario, costruito nel XVI secolo come sede amministrativa della miniera, magazzino per il mercurio e per le scorte di grano e struttura difensiva contro i nemici esterni, dai veneziani ai turchi. Qui non si decidevano balli di corte, ma salari, turni di lavoro, politiche commerciali. Per secoli da questi uffici veniva gestita una delle aziende più importanti dell'impero, in grado di influenzare traffici e finanze ben oltre i confini sloveni. Oggi il castello ospita il Museo Civico di Idria, che racconta 5 secoli di storia della città e della miniera. Ma c'è anche tutto il racconto del Novecento, la Prima Guerra Mondiale, il periodo tra le due guerre, il fascismo, le occupazioni italiana e tedesca, la lotta di liberazione e poi la Jugoslavia socialista. Un'altra sorpresa di Idria è la leggerezza dei suoi merletti. Mentre i mariti passavano la vita in miniera, molte donne arrotondavano il reddito di famiglia lavorando al tombolo. Ora torniamo alla capitale, alla base, e vi rimandiamo al nostro video su Lubiana per approfondirla. Vi invitiamo a iscrivervi al canale per seguirci nel nostro viaggio e la prossima tappa sarà un altro castello in un altro paese. A presto!